Il molinetto della Croda si trova a Frontolo ed ha più di 400 anni. È la storia un po' di quest'area. Ha sempre macinato mais, che era un cereale che fino dall'antichità, fin dopo la scoperta dell'America, ha attecchito immediatamente in questo territorio perché è più economico da coltivare e più facilmente coltivabile. Il molinetto della Croda ha più di 400 anni, è un sito storico di Refrontolo e per noi è fantastico, è magico. È stato utilizzato fino agli anni 50 per macinare mais, che è un elemento essenziale in questo territorio, e poi è stato successivamente ristrutturato negli anni 90. Con l'avvento dell'elettricità, delle macchine non più ad acqua, non è più stato utilizzato. Noi ci andiamo molto volentieri, molto spesso, perché è un luogo fondamentalmente magico. Ha questa ruota e è molto suggestivo. Vedere queste cose enormi che comincia a muovere e schiacciare tutto è una cosa che devi vedere una volta nella vita, che dopo porti a casa la tua farina di mais e lo usi in cucina. Le farine che produce il mulino sono principalmente biancoperla e marano. Ha deciso di macinare questi due mais per la tipologia, perché vengono considerate le migliori per la polenta. E la tecnica utilizzata è ancora quella della macinatura a pietra, quindi questa ruota gigante che schiaccia questi mais solamente con la forza dell'acqua. La loro scelta di produrre queste due tipologie di mais deriva dall'amore che hanno per il prodotto, a discapito della resa produttiva o della difficoltà di produzione. Nella macinatura a pietra il prodotto è più grezzo, è più rustico, quindi si deve apprezzare anche proprio la presenza di fibre di tutto il chicco, di parte del chicco, che dona profumi completamente diversi alla polenta o al prodotto che si sta facendo. Il mulino storicamente era parte di una comunità. Immaginiamoci un gigantesco edificio che produce farina che poi va a sfamare le persone. Quindi tutti i coltivatori attorno lo utilizzavano e nell'area c'erano più di 40 mulini che sfruttavano la forza dell'acqua. Quindi l'acqua arrivava ad essere venerata perché dava cibo. Quindi noi rispettiamo un po' anche quello che è la storia del mulino. Immaginiamoci comunque un contesto di povertà in cui la polenta era utilizzata anche al posto del pane, del carboidrato, quindi andava di accompagnamento alla carne, al formaggio, a delle pietanze con molto sugo, però andava a sfamare una famiglia. Quindi il rapporto tra polenta e il prodotto primario, che poteva essere la carne, era 10:1, quindi in tavola c'era il piatto con la polenta dove al centro veniva messo la preparazione principale. Tante famiglie, per esempio, ci hanno raccontato che la polenta proprio si rovesciava in mezzo al tavolo e il sugo era così in mezzo e dovevi arrivare dalla parte esterna mano a mano fino a quando potevi arrivare, e ogni persona della famiglia faceva lo stesso fino a quando arrivava il sugo in mezzo. Cioè una conquista. Sì. O un pezzo di formaggio, però c'era sempre questa, ci sono quasi.